Ciao e bentornati nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Oggi è un video chiacchiericcio, sono da un po' di tempo che non mi mostro perché ho avuto vari problemi e ne parliamo in questo video. Nel mentre però ti faccio vedere che cosa ho cucito in questo ultimo periodo e poi nel mentre ti parlo anche delle news che alcune sono abbastanza negative. La prima cosa che ti voglio far vedere, di cui ho fatto il tutorial, è questo bellissimo poggitazza o bicchiere, oppure si può poggiare il tè, il caffè e via dicendo, che ho impreziosito con questa passamaneria. Ovviamente potete trovare il tutorial nel mio canale ed è veramente facilissimo, adatto anche proprio ai principianti, perché voglio nel mio canale parlare non solo di cucito sartoriale ma anche creativo, in modo tale da poter insegnare, diciamo, anche ai meno esperti le basi del cucito, quindi come andare dritti, come fare le curve, che soprattutto io insegno in questi video facilissimi, che sono tutti inseriti in una playlist che si chiama lezioni di cucito creativo. Allora, secondo poggia bicchiere che ho fatto, l'ho fatto questo qui, veramente molto carino. Sia questo che questo ho utilizzato i stoffi di Jolà, i tessuti delle meraviglie, che ti lascio giù il link per andare ad acquistare le stoffe. Non so se queste siano ancora disponibili, però questo con i gattini, mamma mia, mi piace troppo. Tanto è vero che ho fatto anche la tovaglietta, ma la vediamo dopo. Allora, quali sono le novità? Ti dico qualche cosa. Allora, le novità sono che purtroppo mio padre da Natale si è ammalato e ha avuto delle crisi che inizialmente io ho pensato fossero delle crisi di ansia e attacchi di panico, tutto il contrario di quello che avviene normalmente, perché solitamente chi ha attacchi di panico solitamente va dal cardiologo. Noi invece abbiamo fatto tutt'altra cosa, invece di andare dal cardiologo diciamo che lui si è rivolto a me alla fine, quindi fammi sapere quali sono i sintomi di attacchi di panico, e in effetti c'erano tutti, fino a che non si sono gonfiati i piedi come dei meloni giganti, per cui mi è venuta l'idea di misurargli, di fargli l'elettrocardiogramma con il mio Apple Watch. Questo qui me lo metto intanto. In pratica questo orologio ti permette di fare l'elettrocardiogramma, di prenderti il battito cardiaco e anche l'ossimetro, l'ossigenazione del sangue, che a me serve per quanto riguarda l'asma. Quindi insomma, tra ospedali, cose del genere, è stato veramente un periodo tremendo, anche perché il primo ospedale non mi sono piaciuti, un medico in particolare, non vado nei dettagli, però veramente ho avuto anche a che vedere con lui, perché comunque mi sono abbastanza arrabbiata, perché qui lo dico, i medici dovrebbero fare delle lezioni di psicoterapia, primo. Secondo, anche come trattare il paziente e come dire le cose al paziente, cosa che noi impariamo come psicoterapeuti, secondo me lo dovrebbero imparare anche i medici. Quindi mi sono molto arrabbiata per come è stato trattato mio padre e gli sono state dette determinate cose che andavano dette in un modo diverso. Detto questo, ti faccio vedere che cosa ho cucito di altro. L'altra tovaglietta che ho cucito con i tessuti di Jolà è questa qua, fa anche rima ed è bellissima, e l'ho impreziosita con un pizzo molto carino. In effetti è double face, perché da una parte lo possiamo usare anche dalla parte del rosa oppure dalla parte dei gattini. Chiaramente, avendo utilizzato un tessuto che comunque rimane un po' sostenuto, questo che è trapuntato, non ho avuto bisogno di mettere niente all'interno. Se ti interessa posso fare un video tutorial dove ti faccio vedere come eseguire una tovaglietta o un sottobicchiere con due tessuti che sono molto leggeri, quindi tessuti per esempio di cotone, e questa è deliziosa. Ho altre stoffe di Jolà, i tessuti delle meraviglie, da cucire, però nell'ultimo periodo purtroppo, per questo motivo qui, che sono stata veramente molto occupata e anche molto stanca, è stato difficile, un periodo molto difficile. Sempre rimanendo nel cucito creativo, abbiamo questi due sottotazza che sono
con i gattini. E la particolarità è che ho utilizzato dei punti decorativi nella parte del trapunto, ed eccoli qua. Quindi come vediamo anche questi possono essere utilizzati sia da una parte che dall'altra, perché il motivo a trapunto li rende veramente molto carini. E questo è un tessuto di gatti che non è reperibile, perché non l'ho comprato online, l'ho comprato in un negozio perché era una tovaglia inizialmente, e il tessuto è troppo bellino perché ho comprato la tovaglia, e dalla tovaglia sto facendo un bel po' di cose. Mi piacerebbe fare anche una borsettina per l'estate unendo il colore nero con un tessuto rosso. Adesso vediamo un po' come fare. Quindi è stato un periodo un po' delicato, un po' difficile, dove mi sono stancata moltissimo. Io, essendo asmatica, non ho tantissima energia, per cui accompagnare a destra, accompagnare a sinistra, medici, medicine, ospedali e via dicendo, purtroppo la situazione è risolvibile però con un intervento al cuore, dove viene estratto il cuore, viene cambiata la valvola mitralica, viene rimesso il cuore dentro e non dovrebbe avere più problemi. Speriamo bene. Quindi chi è religioso preghi per noi, per chi non è religioso tanta energia positiva. Altra cosa che ho cucito è il cappellino. In questo caso lo vediamo di questo colore, di questo tipo. L'altro l'ho regalato a mio fratello, quindi non ce l'ho disponibile, però con questo si vede meglio, perché è un cappellino che possiamo utilizzare sia dalla parte del nero, quindi in questo modo, oppure girandolo dall'altra parte con la parte nera che si gira. Un cappellino, alla fine sembrano due. Questa era una stoffa un po' pelosa che avevo da anni e non sapevo veramente come utilizzarla, perché non era tanta la stoffa, me ne è anche rimasta, quindi ne posso fare anche altri, però non bastava per fare una maglia, e quindi mi è venuto in mente di utilizzarla per fare un cappellino, ed è veramente molto carino e anche caldo, perché all'interno ha il pile. Sempre il tutorial lo puoi trovare nel mio canale YouTube. Altre cose che vorrei cucire sono queste, che non sono cucite, però te le faccio vedere perché non credo che farò tutorial, ed è questa tovaglietta che è veramente troppo carina, con i gatti, è deliziosa, e dietro la volevo fare così, quindi davanti con i gatti e dietro a righe. Dove ho trovato la stoffa? L'ho trovata su eBay, ma la vendono anche in alcuni negozi online, però non ti so dire dove perché non lo so. E ho fatto ovviamente sempre un pendant sotto bicchiere o sotto tazza, che chiaramente devo ancora cucire. Io sono felicissima di essere arrivata a 40.000 iscritti. Io ringrazio ognuno di voi perché siete speciali, vi voglio un bene immenso, a uno vi adoro, vi amo, e sono troppo felice che finalmente sono arrivata a questo traguardo, che è 40.000, che non è facile facendo quello che faccio io, perché comunque non è un canale di intrattenimento. Oggi vanno di più canali un po' diversi dal cucito, è difficile oggi come oggi, rispetto a quando ho iniziato, ad avere follower. Diciamo che ho iniziato troppo tardi rispetto ad altre, e in più faccio tanti tutorial alla fine, quindi sono molto limitata nei tutorial che faccio, e quindi questo diciamo che è il problema, se vogliamo chiamarlo problema. Cercherò di portare il più possibile più video possibili di tutorial e via dicendo, sia sartoriali che creativi e che consigli di cucito. Quindi se non sei iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti e clicca sulla campanella, perché così ti arriveranno le notifiche di quando io pubblicherò un nuovo video. Quindi se ti interessa poi andrai a guardarlo o meno. Vi mando un grandissimissimo bacio e vi auguro un buon cucito sartoriale e creativo, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e al prossimo video!